Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo insieme come realizzare questa pochette sparkling che avete già intravisto nelle slide. Ho pensato di arricchire il mio parco delle pochette da festa proprio in occasione del Natale, quindi abbiamo avuto quella Merry Christmas e adesso abbiamo la Happy New Year. Questa sarà un pochettino più minimal, quindi non prevede fodera, non prevede accorgimenti particolari, non sarà irrigidita con la rete, ma andremo insieme appunto a vedere come si realizza per consentire anche davvero a chi ha le prime armi di sfoggiare una pochette molto particolare. Prima di passare all'occorrente al vero e proprio tutorial vi invito a iscrivervi al canale qualora non l'aveste ancora fatto, ad attivare la campanella per non perdere nessuno dei miei video ed anche a lasciarmi un like. Vi invito inoltre come sempre a seguirmi su Instagram, mi trovate come Sayubi Handmade Lab, vi lascio il link in descrizione e nel primo commento utile. L'occorrente per questo progetto consiste in un cordino, io ho scelto il Tylurex color rosa cipria di Casa Tessiland, una chiusura a scatto della dimensione di 20 cm, uncinetto numero 2,5 ed una tracollina. Io l'ho scelta dorata con dei moschettoni già incorporati in pandan proprio con il lurex dorato del mio cordino. Possiamo passare al tutorial. Per prima cosa andiamo a realizzare un piccolo fondo, sempre con il nostro cordino e l'uncinetto. Eseguiamo un cappiettino iniziale e realizziamo un numero di catenelle che arrivi a raggiungere circa 18 cm. Io ho impiegato 33 catenelle. Rientro nella seconda dall'uncinetto ed effettuo una riga di ritorno interamente a maglia bassa. Arrivati all'ultima catenella eseguo una maglia bassa e ne aggiungo altre 3 nella stessa catenella che mi occorrono per girare la lavorazione. Quindi ho un totale di 4 maglie basse. Nell'ultima catenella marco la prima delle 4 e volto il lavoro nella base inferiore delle catenelle, proseguendo punto su punto, prendendo la costina della catenella fino alla fine della riga. Anche qui, arrivati all'ultima maglia, ne eseguo 4. Vado sempre a marcare la prima delle 4 ed ecco il mio piccolo inizio di fondo. Dobbiamo arrivare ad una lunghezza complessiva di 20 cm che corrisponde proprio all'apertura della nostra pochette. Senza fare catenelle, senza chiudere nulla, lavoreremo a spirale, quindi entriamo subito nella prima maglia disponibile con un punto basso e così proseguiamo fino ad arrivare al marker. Eccomi arrivata al marker, più precisamente nel punto prima del marker. È in questo punto che inizieremo i nostri aumenti. Ricordate che ne abbiamo fatti 4 nel giro precedente. Qui ne faremo 6, partiremo un punto prima del marker e ci fermeremo un punto dopo i 4. Quindi andiamo con il primo aumento, lo marchiamo giusto per non perderci con i conteggi e realizziamo altri 5 aumenti. Proseguiamo esattamente come abbiamo fatto finora, quindi con una maglia bassa per tutta la riga di ritorno e ci fermiamo una maglia prima del marker. Da qui 6 aumenti.
rimarco comunque il primo e ne realizzo altri 5. Il piccolo fondo è già terminato. Ora andiamo a chiudere con una maglia bassissima nel punto successivo e ci alziamo con una catenella. Realizzeremo un giro perimetrale di maglia bassa in costa retro. Pertanto entriamo nella costina retro del primo punto disponibile e realizziamo la prima maglia bassa. Ovviamente a questo punto i marker non ci servono più, andiamo semplicemente a marcare la maglia di inizio giro. Proseguiamo punto su punto con una maglia bassa in costa retro, accertandoci che al termine del giro i punti disponibili siano pari, cosa che ci consentirà di sviluppare da subito il nostro piccolo motivo. Se non doveste raggiungere il numero pari, vi basterà fare un piccolo aumento nell'ultima maglia. Giunti alla termine del nostro primo giro, ci chiudiamo con una maglia bassissima dove abbiamo il marker. A questo punto dobbiamo iniziare a salire per formare il nostro corpo borsa. Togliamo un istante il marker, realizziamo una catenella e subito dove siamo realizziamo una maglia bassa. La marchiamo subito per non perdere mai l'inizio del giro e adesso realizziamo un giro costituito da una maglia bassa e una catenella, saltando ovviamente una maglia di base. Vi faccio vedere. Abbiamo realizzato la prima maglia bassa, sormontiamo con una catenella e saltiamo il punto successivo, entriamo in quello immediatamente successivo realizzando una maglia bassa e una catenella, saltiamo il punto successivo, entriamo nel secondo realizzando una maglia bassa e una catenella, saltiamo il punto successivo, entriamo nel secondo, maglia bassa e catenella. Questo per tutto il giro. Arrivati al termine, una maglia bassa, una catenella e ci chiudiamo con una maglia bassissima nel primo punto. Una catenella, voltiamo il lavoro, faremo giri di andata e di ritorno. Voltiamo il lavoro e realizziamo il secondo giro intervenendo solo negli spazi creati dalle catenelle sottostanti. Dopo la prima catenella entriamo nel primo spazio, vedete? Costituito dalla catenella di separazione e dal punto saltato, e qui realizziamo una maglia bassa. La marchiamo sempre per non perderci l'inizio del giro e sormontiamo con una catenella. Spazio successivo, eccolo qui, maglia bassa e catenella. Spazio successivo, maglia bassa e catenella. Spazio successivo, eccolo qui, maglia bassa e catenella. Spazio successivo, maglia bassa e catenella. Così per tutto il giro. Eccoci di nuovo al termine del giro, maglia bassa, catenella e ci chiudiamo nella prima maglia bassa del giro. Una catenella, voltiamo il lavoro e per tutti i giri a venire dovremo lavorare esclusivamente negli spazi delle catenelle sottostanti, sempre realizzando una maglia bassa e una catenella. Vedete, ora realizzo la mia maglia bassa, la rimarco, sormonto con una catenella e mi sposto nello spazio successivo con una maglia bassa e una catenella. Ripetendo questa riga, giro dopo giro, andiamo a strutturare un corpo borsa alto 13 cm.
Questo si chiama punto granito, senz'altro l'avrete già visto da qualche parte online. Ho voluto creare una pochettina con questo punto che rimane semplice, valorizza perfettamente questo filato così luminoso e dà una bella trama fitta che ci consente di non andare a irrigidire ulteriormente la nostra pochettina. Ho riadattato la lavorazione in tondo e questo è quello che ne esce fuori. Proseguiamo appunto in questa maniera, lavorando gli spazi delle catenelle con una maglia bassa e una catenella per tutto il giro e per tutti i giri che ci occorrono per arrivare ad un'altezza di 13 cm. Ecco il mio corpo borsa terminato. È il momento della chiusura. Per inserire la chiusura ci basterà semplicemente celarla. In questo modo si vedrebbe davvero tanto e quindi dobbiamo realizzare 2 pannelli separati tra loro lungo il lato anteriore e il lato posteriore. Per farlo stendiamo sul piano per dividere a metà la lavorazione, individuiamo il punto centrale e nel punto immediatamente precedente andiamo a sistemare un marker. Lo stesso facciamo dall'altro lato. Punto centrale, eccolo, immediatamente prima posizioniamo un marker. Ora, il punto centrale lo lasciamo sgombro, i 2 pannelli saranno strutturati appunto solamente sul davanti e sul dietro. Adesso abbiamo realizzato la prima parte, prendiamo altri 2 marker e li posizioniamo esattamente nella stessa maniera. Abbiamo detto il punto centrale si salta e quindi in quello immediatamente successivo posizioniamo il nostro marker. 1 e lo stesso facciamo dall'altro lato. Ecco fatto, abbiamo l'inizio e la fine di ognuno dei 2 mini pannelli. Entriamo con l'uncinetto, prendiamo il filo di lavorazione, ci ancoriamo con una catenella e rientrando nello stesso punto realizziamo un punto basso. Punto successivo, punto basso. Ora abbiamo sotto lo spazio catenella, entriamo nello spazio e realizziamo un punto basso, punto successivo, punto basso, spazio catenella, punto basso. Arriviamo fino al marker. Eccomi all'ultimo punto, realizzo un punto basso. Volto il lavoro, senza effettuare catenelle, rientro nel punto appena eseguito con un punto basso e volendo mi posso già andare a marcare questo punto. Eseguo delle righe di andata e di ritorno fino a raggiungere un'altezza totale di circa 3 cm che corrisponde al doppio dell'altezza della mia chiusura e replico questa operazione anche dal lato opposto. Ecco le mie 2 alettine, vedete? Questo è il risultato che dovrete ottenere. Tolgo i miei marcapunti, eseguo una catenella di sicurezza e mi lascio un lungo margine di cordino per andare poi a cucire appunto la mia chiusura. Taglio il filo e sfilo preparandomi per la cucitura con l'ago da lana. Dobbiamo posizionare la nostra chiusura aperta, non al margine ma all'inizio dei nostri pannelli. Vedete? Io ho il pannello che inizia dove finisce il corpo borsa e qui lo vado a bloccare. Vedete? Chiudendo su se stesso il pannello otteniamo di nascondere perfettamente la nostra chiusura.
Vedete? Abbiamo completamente foderato la nostra chiusura, non si vede nulla. Lo stesso facciamo dalla parte opposta ed ecco il risultato che otteniamo. La chiusura è quasi completamente celata, eccetto per i due anellini dove poi andremo a montare la tracollina. A questo punto, con il filo che abbiamo già lasciato, ci inseriamo con l'ago e semplicemente andiamo a cucire passando all'interno naturalmente della nostra borsetta. Andiamo a cucire la nostra aletta al corpo borsa, molto semplicemente perforando tutto il corpo borsa e il risvoltino. Inserendoci in un altro punto e sbucando dal lato interno, prendendo naturalmente la nostra aletta, il nostro risvolto. E continuiamo. Se abbiamo lasciato una codina sufficientemente lunga, basterà semplicemente proseguire per tutto il perimetro in modo da fissare tutta la chiusura. Se invece la codina non dovesse bastare, vi fermerete a metà, prenderete un altro pezzettino di filo. Andremo poi naturalmente a chiudere annodando e cauterizzando le estremità. Attaccata anche la nostra tracollina agli anellini in dotazione con la chiusura, abbiamo già terminato la nostra pochette. La chiusura, come vedete, con questa tecnica assolutamente resta invisibile. Non abbiamo né al di fuori né all'interno alcun frammento di metallo che possa sporgere o dare fastidio. Molto morbida, assolutamente, ed anche con una certa capienza, devo dire. Le misure finali sono 20x14 ed è senz'altro una pochettina molto interessante da portare in giro, specialmente appunto in questo periodo. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi auguro buon Natale, un felice anno nuovo e vi invito a iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto, ad attivare la campanella per non perdere nessuno dei miei video e anche a lasciarmi un like. Vi invito inoltre come sempre a seguirmi su Instagram, mi trovate come Sayubi Handmade Lab, vi lascio il link in descrizione e nel primo commento utile. Vi auguro anche una fantastica settimana e vi do appuntamento al prossimo tutorial.